Parleremo del cloruro di magnesio. Il cloruro di magnesio è un integratore alimentare di importanza fondamentale e ne sta acquisendo sempre maggiore grazie alla sua importanza nel funzionamento del nostro organismo. Come nel regno vegetale, anche nel mondo animale il magnesio assume un'importanza fondamentale. È inutile ricordare, ma tutti sapranno, che il magnesio è il costituente fondamentale del cloroplasto, della clorofilla, praticamente come il ferro è l'elemento fondamentale del gruppo Eme. È il minerale che è in grado, il magnesio, di trasformare l'energia solare, tradurla in energia chimica, facendola praticamente accumulare dentro il legame covalente del carbonio, formando gli idrati di carbonio o carboidrati che arrivano dal mondo vegetale e che l'uomo ha imparato a raffinare, estraendo lo zucchero semplice dalla barbabietola o dalla canna, oppure da zucchero, oppure praticamente le varie farine dal mondo cereale. Il magnesio nell'uomo svolge una funzione importantissima. Esso ha un'importante funzione coenzimatica in quanto su circa 300 enzimi all'interno del nostro organismo. Ma l'importanza del magnesio possiamo, sintetizzarla nella sua capacità di essere un minerale di importanza fondamentale che controlla il funzionamento di un altro minerale fondamentale per l'organismo umano, il calcio. Ricordiamo che i minerali di cui noi non possiamo fare a meno, che sono essenziali per la nostra sopravvivenza del pianeta, dopo l'acqua sono fondamentalmente 5: calcio, fosforo, magnesio, potassio e ferro. Senza soffermarci sull'importanza degli altri 4, diciamo che il magnesio è fondamentale e la sua importanza sta aumentando, ma soprattutto esso è un regolatore del deposito, del metabolismo del calcio. Bene. Esso inoltre svolge una importante funzione nel controllo del potenziale di membrana, per cui diventa importantissimo, quindi la pompa sodio-potassio, perché diventa importantissimo sia nel sistema nervoso che nel sistema muscolare. Tutti sappiamo quanto sia importante la integrazione di magnesio e potassio dopo aver eseguito uno sforzo fisico prolungato, ad esempio una maratona, una mezza maratona. Insomma, il magnesio è un integratore importantissimo di cui sarebbe inutile ribadire la sua importanza se noi limitassimo il discorso alla integrazione dopo lo sforzo muscolare, o come ormai si sta diffondendo la sua importanza nella sindrome premestruale. Sappiamo che nella fase premestruale la donna, per esempio, ha una voglia esagerata di cioccolato, di cacao. Bene, quella voglia di cioccolato, essendo il cacao un forte apportatore di magnesio, troverà in quella assunzione di cacao un integratore come il magnesio. Oggi tutti sappiamo, e lo vediamo anche pubblicizzato in ambito farmaceutico, che una integrazione di magnesio può ridurre fino a far scomparire la sindrome premestruale. Il magnesio quindi è un importantissimo nella formazione di energia, intervenendo nel potenziale di membrana. Inoltre gioca un ruolo importante nel metabolismo, è un determinante anche nell'equilibrio del pH, nella formazione di anticorpo, nel meccanismo della fagocitosi, che è un meccanismo che è alla base del sistema di difesa messo in atto dai globuli bianchi. Il magnesio inoltre, come abbiamo detto, partecipa all'assimilazione, alla fissazione del calcio nelle ossa
in particolar modo svolge un ruolo attivo nella osteoporosi, in quanto il magnesio tende a far accumulare il calcio dove deve essere accumulato e dove casomai in quel momento viene sottratto, perché il calcio, e lo ricordiamo subito, viene coinvolto dallo stato di acidosi tissutale a livello articolare soprattutto, come abbiamo visto parlando dell'acidosi tissutale. Nel video dedicato all'acidosi tissutale abbiamo detto che quando il sistema dei bicarbonati non è più in grado di garantire un controllo dell'acidità tissutale e deve proteggere il pH sanguigno, chiama in funzione il calcio, che è la sostanza alcalinizzante, il minerale alcalinizzante a immediata disposizione da parte delle ossa, lo mettono a disposizione dove? Nel punto dove le ossa sono scoperte, non coperte da periosteo, nelle articolazioni, creando tutta una serie di problematiche. Il calcio neutralizza l'acidità, però il calcio precipita, da un'artrite passiamo ad un processo artrosico degenerativo. Ora però il magnesio, pur essendo così importante, non è ben distribuito in natura, c'è una forte carenza di magnesio. Il magnesio potrebbe arrivare sulle nostre tavole in un modo semplicissimo, con il sale da cucina, se il sale da cucina non fosse però stato raffinato. Con la raffinazione il sale da cucina ci fa perdere il magnesio, e quindi il sale da cucina, anziché diventare, se fosse in forma di salgemma, di sale integrale, di sale marino integrale o di sale cristallino, sale rosa, il famoso sale dell'Himalaya, praticamente un apportatore di magnesio. Al contrario, essendo il sale da cucina raffinato, bene, va a sottrarre magnesio al nostro organismo. Quindi ogni volta che noi mettiamo il sale da cucina nei nostri alimenti andiamo a sottrarre magnesio. Un altro modo per sottrarre magnesio al nostro organismo è praticamente una dieta ricca di carboidrati raffinati ad alto valore biologico, come per esempio lo zucchero raffinato. Un altro fattore praticamente che determina una perdita, una deplezione di magnesio è una dieta ricca di proteine, una dieta ricca praticamente di grassi, per cui è ovvio quando noi facciamo una dieta o troppo ricca di grassi o troppo ricca di proteine, è necessario sempre fare un'integrazione di sali minerali in cui oltre al potassio è presente il magnesio. Tutti i medici consigliano un'integrazione salina quando consigliano una dieta proteica finalizzata al dimagrimento, nessuno consiglia l'assunzione e l'integrazione di magnesio quando al ristorante viene versato il sale da cucina raffinato negli alimenti o vengono consumati cibi contenenti farine raffinate, cioè pane, pasta, pizza e via dicendo. Bene. Il magnesio non interviene soltanto nei meccanismi enzimatici del corpo, ma è importantissimo anche come minerale antistress. Prima di parlare come minerale antistress mi soffermavo sull'importanza del deposito del calcio. Essendo importante nel controllare il deposito del calcio, sia la sua assimilazione sia la sua fissazione nelle ossa, il magnesio, controllando il calcio, controlla i calcoli biliari che non si formano, i calcoli renali, evita l'accumulo di calcio e quindi i processi arteriosclerotici nelle arterie. Diventa un minerale importantissimo per controllare un altro minerale come il calcio che, se fosse in eccesso nei nostri muscoli, determina la contrazione e lo spasmo muscolare. Ora, il classico crampo muscolare dovuto all'eccessiva quantità di calcio e alla carenza, alla deplezione di magnesio, se avviene in un muscolo come il polpaccio, poca cosa, ma se avviene sul cuore diventa pericolosissimo. Quindi il magnesio è quel minerale che fornisce quella carica elettrica positiva e in grado di far ripolarizzare la cellula muscolare dopo la depolarizzazione da contrazione, il famoso complesso QRS, che
che rappresenta la depolarizzazione, che è la contrazione ventricolare, all'onda T, che è l'onda di ripolarizzazione ventricolare. In quella zona il magnesio è sicuramente un elemento importante. Qualcuno addirittura lo ipotizza come un minerale ideale per il cuore, un minerale antinfarto. Così come è importante per il calcio, è importante nello stress. Quale sembrerebbe essere la funzione del magnesio nello stress? Il magnesio nello stress agisce tramite l'azione dell'ipofisi. L'ipofisi ha un controllo termostatico sulle surrenali. Bene, ricordiamo che l'ipofisi, che è controllata dall'ipotalamo, ha un'azione molto importante, oltre che sulle ghiandole sessuali, anche gonadi, testicoli ovai, anche sulle surrenali, che sono delle ghiandole importantissime. Ebbene, il magnesio favorisce la ghiandola pituitaria, l'ipofisi, nel polarizzare, del controllo termostatico delle surrenali. In assenza di magnesio, la mancanza del controllo delle surrenali le manda in ipereccitazione. Le surrenali iperecitate praticamente portano il paziente a uno stato di malessere generale del corpo, che quando le surrenali si spengono può cadere la condizione di depressione. Qualcuno ipotizza che i suicidi siano preceduti da una condizione di forte stress surrenalico, che poi viene seguito immediatamente dall'esaurimento. In quel momento, non essendoci più l'aspetto protettivo degli ormoni surrenalici, il nostro organismo invia molti segnali dolorosi, anche il semplice respiro, anche il semplice movimento dell'ansia intestinale, per cui una persona in questo stato preferisce la morte e il suicidio alla sopravvivenza così dolorosa sul pianeta. Questa è un'ipotesi che va approfondita. È tanto vero che il magnesio è importante in questo controllo delle funzioni dell'organismo, che si è visto importantissimo negli alcolisti per controllare il delirium tremens. Il delirium tremens dell'alcolista sembrerebbe essere una sorta di carenza di magnesio. Quindi, se noi forniamo magnesio, il paziente sta meglio. Come funzionerebbe il magnesio con l'alcol? Quando noi beviamo l'alcol, blocchiamo l'ormone antidiuretico, perdiamo tanti liquidi a livello renale, facciamo tanta pipì. Tutti hanno esperienza che bevendo alcolici vanno molto di più al bagno, aumenta molto la minzione, perché c'è il blocco dell'ormone antidiuretico. Quando viene bloccato l'ormone antidiuretico, che è un elemento protettivo per il cervello stesso si protegge producendo endorfine. Quelle endorfine che vengono prodotte dal cervello in risposta alla mancanza di ormone antidiuretico è l'effetto positivo che dà a livello cerebrale l'alcol. In più, siccome andiamo in uno stato di disidratazione, le cellule cederebbero acqua. Cedendo acqua liberano magnesio, creando una condizione di ipermagnesemia nel nostro organismo, che determina una situazione di rilassamento. Quel rilassamento corporeo che si ha bevendo alcolici, che dà una sensazione di benessere, potrebbe essere considerato legato all'aumento della magnesemia, perché il magnesio normalmente non è presente all'interno del liquido extracellulare. Il magnesio è un minerale intracellulare, prettamente intracellulare. Il corpo se lo succhia, lo trattiene, lo mette dentro le cellule. Se noi assumiamo magnesio, siccome a livello intestinale solo una parte viene assunta e la maggior parte viene eliminata, allora la ritroviamo nelle feci, ma non la ritroviamo nel liquido extracellulare, a meno che non venga stimolato in modo anomalo come durante l'assunzione dell'alcol. Quindi bere alcolici aumenta la magnesemia. Se noi praticamente assumiamo cloruro di magnesio in anticipo, o magnesio in altre forme, sottoratato o aspartato, bene, il nostro desiderio di alcol potrebbe anche ridursi. Il magnesio quindi si perde assumendo qualunque tipo di droga, fumando, bevendo alcolici, con lo sforzo
fisico prolungato, e questo l'abbiamo appena detto, in una condizione di particolare stress, facendo molte saune, avendo una sudorazione abbondante, e le sudorazioni profuse che accompagnano le vampate in menopausa possono determinare una carenza di magnesio, e questa carenza di magnesio può scatenare una eccitazione delle surrenali fino alla deplezione, che è la depressione. La depressione menopausale in parte potrebbe trovare giovamento, e questa è un'ipotesi interessante da seguire, facendo assumere alla paziente che è entrata in menopausa e vive una condizione di depressione una assunzione del magnesio. Bene. Come funziona il magnesio anche a livello intestinale? Il magnesio a livello intestinale, noi lo diamo sempre come integrazione, va a eliminare la flora batterica intestinale putrefattiva, elimina la tossicità, il grado di acidità all'interno dell'intestino. Primo, perché allontana e crea un terreno poco favorevole, quindi tendenzialmente basico, neutro e basico per la candida, che tende a non proliferare in quel terreno, e soprattutto perché va a contrastare l'acidità che avviene per la decarbossilazione ossidativa, processo ossidativo, o altrimenti detta putrefazione, che avviene a livello intestinale. La putrefazione produce leptomanie o ammine biogene, in cui in particolar modo il triptofano arriva allo scatolo, dalla lisina la cadaverina, dalla ornitina la putrescina. Risultato: quando noi prendiamo cloruro di magnesio riduciamo la produzione di ammine biogene, la fermentazione, la putrefazione, candida e germi anaerobici gram negativi. Risultato: le nostre feci avranno un odore minore, assolutamente avremo quasi la scomparsa del cattivo odore delle feci, e questo è un segnale di una buona assunzione di magnesio e di una buona flora batterica intestinale, e avremo minore produzione di aria dal nostro intestino. Inoltre il magnesio svolge a livello gastrointestinale una funzione importantissima, che è quella praticamente di favorire i processi digestivi. Praticamente esso stimola la produzione della pepsina e della tripsina, e quindi praticamente un'azione potenziando la capacità digestiva. Nella forza della digestione c'è il benessere dell'apparato gastrointestinale energetico di un individuo. Tutti sappiamo quale malessere si crea nel nostro organismo con un'indigestione, quando compare addirittura nausea e vomito. Bene, quindi abbiamo detto che la mancanza di magnesio può portare a tutta una serie di disturbi. Lo ricordiamo, a livello cardiaco può determinare palpitazioni fino alla comparsa di aritmie, perché praticamente si può determinare un accumulo aumentato del calcio. Ricordiamo che misurare la magnesemia come parametro di valutazione del magnesio non ha grande significato, perché il magnesio non è un minerale extracellulare, viene praticamente o eliminato a livello intestinale o viene assunto all'interno delle cellule. Bene, potremmo dire ancora che il magnesio quindi ha un'importanza nella prevenzione delle malattie cardiache, addirittura sta assumendo un'importanza estrema. Sappiamo che quasi tutte le malattie cardiache sono determinate in primis da un iniziale aumento della pressione arteriosa, in particolar modo della minima, che corrisponde all'aumento delle resistenze vascolari periferiche. Noi sappiamo quindi che se l'assunzione quotidiana di cloruro di magnesio può far abbassare praticamente la pressione arteriosa, quindi anche da questo punto di vista il cloruro di magnesio ha un'importanza notevole dal punto di vista cardiovascolare. Quindi dolori mestruali, costipazione, crampi muscolari, palpitazioni cardiache, emicranie, fino a casi di fibromialgia possono magicamente trovare giovamento con l'assunzione del cloruro di magnesio,
che ricordiamo può essere assorbito anche assunto come bicarbonato di magnesio, come carbonato di magnesio, come citrato di magnesio. Carbonato e citrato, il famoso magnesio supremo. Ricordiamo che la dose giornaliera consigliata minima è di 600 mg fino a un massimo di 1200 mg, ma si può arrivare a 3 grammi quando noi vogliamo contrastare condizioni come praticamente la ipertrofia prostatica, oppure facciamo un'intensa attività fisica, oppure siamo andati incontro a diarrea e vomito prolungati, a malattie debilitanti, a uno stress prolungato. Bene, lo ricordiamo che il magnesio svolge un'importante funzione nella sindrome premestruale, ma mi preme sottolineare l'importanza del magnesio sul cattivo odore. Il magnesio praticamente è importantissimo in quelle persone che sono circondate da un cattivo odore. Bene, quelle persone che sono circondate da una traspirazione eccessiva e da cattivo odore corporeo generalizzato, non a carico dei piedi dove c'è indicato è dovuto a una carenza di magnesio, ma del corpo, prendendo il magnesio praticamente può far scomparire questo cattivo odore. Inoltre è importante, l'abbiamo detto, nella crescita ossea quanto nella strutturazione della dentina e dello smalto, e insieme al calcio e al fosforo esso praticamente rappresenta l'elemento strutturale dei denti. Bene, una cosa interessante e eclatante che si può vedere se si riuscisse a far assumere il magnesio costantemente nei bambini, la quasi scomparsa totale della carie dentale. Negli adulti un'assunzione continua di magnesio, soprattutto in quelle persone che hanno difficoltà ad esporsi ai raggi solari, quelle persone assumendo regolarmente magnesio potrebbero trovare un grande giovamento all'esposizione ai raggi solari, trasformandosi da persone fotosensibili in persone ampiamente, quasi delle vere e proprie lucertole. I nemici del magnesio sono il caffè, lo zucchero, i diuretici, i vaccini, le droghe di tutti i tipi, lo stress, la scarsa funzionalità tiroidea, una dieta ad alto contenuto di calcio. Senza magnesio possono comparire molti sintomi: deposito di calcio nelle giunture con fenomeni artrosi degenerativi, calcoli biliari, calcoli renali e di altri organi e parti del corpo, malattie cardiache, artriti, indurimento delle arterie, senilità, osteoporosi, calcificazione degli organi e di tessuti che possono degenerare. Inoltre si può avere irrequietezza dal punto di vista psicotropo, problemi di insonnia, tensione emotiva, maggiore stress, sindrome premestruale e molto di più. Il magnesio addirittura è considerato il minerale anti-invecchiamento e adesso addirittura viene attribuita un'importanza fondamentale nell'allungamento della vita e nella prevenzione del cancro. È utile per le articolazioni, per il cuore e per la fibromialgia. Viene considerato importante per l'azione sul cuore nella regolazione del calcio. Ricordiamo che tra i farmaci cardiologici più prescritti al mondo ci sono i calcio antagonisti, il Norvash per dirne uno, è un calcio antagonista. Il minerale, per definizione, è un calcio antagonista naturale. Addirittura la rivista americana di cardiologia American Heart Journal lo definisce un calcio antagonista naturale. È importante nell'ipertensione, nell'insonnia, nell'emicrania, nella lombalgia, nella stitichezza e nella sindrome da fatica cronica. Per noi è importante ricordare che il magnesio calma la fame. Non a caso molte volte quella ricerca di cioccolato prima e dopo il ciclo mestruale, quella ricerca smodata, può essere ridotta con l'assunzione di magnesio. Il magnesio inoltre praticamente è importantissimo nell'intervenire nella acidosi, stimolando tutti i sistemi tamponi.
Inoltre è un regolatore di tutte le funzioni ormonali, ghiandolari, tiroidea, gonadica, surrenalica e di tutte le altre ghiandole, favorendo una sorta di caricamento della ghiandola. L'importante è ricordare che quando c'è una carenza di magnesio bisogna rimuovere in età pediatrica il latte dalla dieta, perché i latticini rubano il magnesio. Il magnesio, lo ricordiamo, è un minerale chiave nella salute dei denti e delle gengive, per cui quando i bambini hanno tantissime carie, l'assunzione di magnesio, ovviamente tutte le condizioni generali, alimentazione priva di zuccheri, ma soprattutto l'integrazione di magnesio può favorire, praticamente può evitare l'insorgenza favorire una buona prevenzione della carie dentale. Per l'odore sgradevole, dicevamo, è importante l'azione che ha attraverso l'azione sull'ipofisi anche sulle ghiandole merocrine. Ricordiamo che le ghiandole merocrine o eccrine sono quelle che secernono per esempio il sudore, poi abbiamo le ghiandole apocrine che sono invece quelle legate al pelo, che invece producono il sebo e sono, le ghiandole apocrine producono come la ghiandola mammaria e come le ghiandole che liberano il citoplasma, e come la ghiandola mammaria e la ghiandola ceruminosa sono delle ghiandole apocrine modificate, mentre le ghiandole olocrine, che sono le ghiandole sebacee, tutta la cellula esce fuori. Quindi merocrine o eccrine producono soltanto un segreto senza modificazione delle cellule, apocrine come quelle legate al pelo, quelle mammarie e quelle ceruminose liberano parte del citoplasma, quelle olocrine come le sebacee liberano tutto quanto. Agiscono sulle ghiandole merocrine e quindi sul cattivo odore mediante un controllo della ipofisi. Quindi, ricapitolando, allergia, ansia, attacchi di panico, asma, calcoli renali e biliari, carie, celiachia, colesterolo alto, diabete, dolori articolari nella schiena al collo, emicrania, epilessia, intolleranze alimentari, ipoglicemia, ipertensione, ipertrofia prostatica, mal di testa, nervosismo, osteoporosi, problemi digestivi, rischi cardiovascolari, sindrome premestruale, stress, stitichezza, stanchezza cronica, tremore. Inoltre è utile nelle infiammazioni, nel sonno agitato, nelle difficoltà di addormentarsi, nei crampi muscolari, nell'ipertrigliceridemia e nel colesterolo buono basso, cioè le dislipidemie. Nell'ipertrofia prostatica addirittura si è visto che assumendo magnesio in quantità per una settimana fino a 3 grammi si ha addirittura un allontanamento della necessità di dover eseguire l'intervento della prostata. Ricordiamo che l'assunzione costante del magnesio svolge un'importante azione praticamente antibiotico naturale sul nostro organismo. Quindi questo lungo elenco di notizie per dire che un'assunzione quotidiana del cloruro di magnesio o anche sotto forma di bicarbonato, carbonato o citrato svolge un ruolo fondamentale per il nostro organismo per raggiungere e mantenere uno stato di benessere. Inoltre ricordiamo che nei capelli neri il magnesio è l'elemento, è il minerale che dà la colorazione scura ai capelli. Bene, cosa dire altro del magnesio? Il magnesio va praticamente assunto rutinariamente, possiamo accorgersi che sta ben funzionando perché sparisce o si riduce il cattivo odore delle feci, inoltre scompaiono i crampi muscolari, nella donna scompare la sindrome premestruale, può esserci una riduzione dei fenomeni di emicrania e cervicale e dolori alla spalla. Ovviamente a questo bisogna abbinare altre procedure che noi consigliamo come l'auricoloterapia, l'assunzione praticamente quotidiana dell'argilla e la pulizia del fegato come meccanismi ed altre metodiche ancora che saranno oggetto di successive chiacchierate. Grazie per l'attenzione, ad un prossimo incontro.